Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Anidula fungina Teva. Teva Italia SRL, sede legale. Ultimo aggiornamento. 21 ottobre 2021. Cos'è Anidula fungina Teva? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Anidula fungina Teva durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Anidula fungina Teva? Anidula fungina Teva è un farmaco a base del principio attivo Anidula fungina, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico altri antimicotici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Anidula fungina Teva può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Teva BV. Concessionario. Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Anidula fungina. Gruppo terapeutico. Antimicotici. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Posologia. La terapia con Anidula fungina Teva deve essere avviata da un medico con esperienza nel trattamento delle infezioni micotiche invasive. Posologia. Prima dell'avvio della terapia devono essere prelevati i campioni delle colture micotiche. La terapia può essere iniziata prima che siano noti i risultati dei test colturali e può essere adattata di conseguenza quando questi risultati saranno disponibili. Il primo giorno di trattamento deve essere somministrata una singola dose di carico da 200 mg, successivamente seguita da 100 mg al giorno. La durata del trattamento si deve basare sulla risposta clinica del paziente. Durata del trattamento. In generale, la terapia con gli antimicotici deve proseguire per almeno 14 giorni dopo l'ultima coltura positiva. I dati disponibili non sono sufficienti per supportare l'impiego della dose da 100 mg per un periodo di trattamento superiore a 35 giorni. Pazienti con compromissione epatica e danno renale. Non sono necessari aggiustamenti della posologia in pazienti con compromissione epatica lieve, moderata o grave. Non sono necessari aggiustamenti della posologia in pazienti con insufficienza renale di qualsiasi grado, inclusi i pazienti sottoposti a dialisi. Anidula fungina Teva può essere somministrato indipendentemente da quando viene effettuata la dialisi, vedere paragrafo 5, 2. Altre popolazioni speciali. Non sono necessari aggiustamenti della posologia in pazienti adulti in relazione al sesso di appartenenza, peso, etnia, positività per l'IVO nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia dell'anidula fungina nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Solo per uso endovenoso. Anidula fungina Teva deve essere ricostituito con acqua per preparazioni iniettabili alla concentrazione di 3,33 mg/ml e successivamente diluito ad una concentrazione di 0,77 mg/ml. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Il prodotto ricostituito si presenta come una soluzione chiara, da incolore a gialla. Si raccomanda di somministrare Anidula fungina Teva ad una velocità di infusione che non superi 1,1 mg/min, equivalente a 1,4 ml/min quando la polvere viene ricostituita e diluita come da istruzioni. Le reazioni associate all'infusione non sono frequenti quando la velocità di infusione di Anidula fungina non supera 1,1 mg/min, vedere paragrafo 4, 4.
Anidula fungina teva non deve essere somministrato in bolo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità ad altri medicinali della classe delle echinocandine. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'anidula fungina non è stata studiata in pazienti con endocardite, osteomielite o meningite da candida. L'efficacia di anidula fungina è stata valutata soltanto in un numero limitato di pazienti neutropenici. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'anidula fungina non è un substrato, induttore o inibitore clinicamente rilevante degli isoenzimi del citocromo P450, 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A. È importante sottolineare che gli studi in vitro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere anidula fungina teva durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere anidula fungina teva durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati circa l'uso di anidula fungina nelle donne in gravidanza. Gli studi effettuati sugli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. L'uso di anidula fungina non è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nell'ambito di studi clinici sono state riportate con anidula fungina reazioni avverse correlate all'infusione, inclusi eruzione cutanea, prurito, dispnea, broncospasmo, ipotensione, eventi comuni, rossore, vampate di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Come per tutti i casi di sovradosaggio, è necessario avvalersi di misure generali di supporto. In caso di sovradosaggio, possono verificarsi le reazioni avverse riportate nel paragrafo 4, 8. Nell'ambito degli studi clinici, una singola dose da 400 mg di anidula fungina è stata inavvertitamente somministrata come dose di carico. Non sono state segnalate reazioni avverse. Non è stata osservata una tossicità a dose limitante nel corso di uno studio condotto su 10 volontari sani ai quali è stata somministrata una dose da carico da 260 mg, seguita da 130 mg al giorno. 3 dei 10 soggetti hanno riportato un aumento transitorio ed asintomatico delle transaminasi, D3X limite superiore della norma, LSN. Anidula fungina teva non è dializzabile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antimicotici per uso sistemico, altri antimicotici per uso sistemico. Codice ATC. Ilunga 02X06. Meccanismo d'azione. Anidula fungina è un'echinocandina semisintetica, un lipopeptide sintetizzato da un prodotto di fermentazione dell'Aspergillus nidulans. Proprietà farmacocinetiche. Caratteristiche generali di farmacocinetica. La farmacocinetica di anidula fungina è stata caratterizzata in soggetti sani, in popolazioni particolari e nei pazienti. È stata osservata una bassa variabilità intersoggetto nell'esposizione sistemica, dati preclinici di sicurezza. Negli studi della durata di 3 mesi, sono state osservate evidenze di tossicità epatica, inclusi un aumento degli enzimi e alterazioni morfologiche in entrambi i ratti e le scimmie trattati, elenco degli eccipienti: saccarosio, polisorbato 80, e 433, acido tartarico, idrossido di sodio, e 524 per l'aggiustamento del pH, acido cloridrico, e 507 per l'aggiustamento del pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.